Signore e signori, benvenuti, sono Marco. Questo è il mio vlog numero 1. Ok, allora, come ben sapete, il mio scopo è aiutarvi ad imparare la lingua italiana. Quindi, nella puntata di oggi, vorrei condividere con voi dei suggerimenti o dei consigli che penso possano essere utili per migliorare e progredire nel vostro percorso di apprendimento. Allora, se non lo sapevate, io non vivo più in Italia. Mi sono trasferito qui nel Regno Unito da qualche anno. Quindi l'Inghilterra è la mia nuova casa. Lo scopo principale per il quale ho deciso di trasferirmi è stato il perfezionamento della lingua inglese, perché ho pensato che il modo migliore per migliorare fosse quello di trasferirsi in un paese dove parlassero inglese in modo da poter vivere la lingua ogni giorno. Quindi la scelta più ovvia per me è stata l'Inghilterra, quindi il Regno Unito. Devo dirvi che la mia esperienza qui nel Regno Unito è molto positiva. Non ho avuto problemi. Una volta che mi sono trasferito qua mi son trovato molto bene e mi trovo molto bene tuttora, ed ho imparato un sacco di cose riguardo la lingua inglese che ho avuto modo di perfezionare, specialmente perché vi dirò che una volta che vi trovate qua, essendo circondati da persone che parlano inglese ogni giorno, è il modo migliore letteralmente per imparare ed assorbire tutte quelle cose che non ci vengono insegnate a scuola o che non ci vengono insegnate né sui libri né tramite esercizi di grammatica. Quindi oserei dire che la lingua parlata è decisamente un po' diversa da ciò che ci viene proposto in un corso di insegnamento di inglese, perché vi dirò che tante volte ho incontrato nuovi termini, modi di dire che mai avevo sentito prima d'ora se non dalle persone inglesi che conosco. Quindi i miei consigli per migliorare le vostre capacità linguistiche in italiano sono principalmente nuove parole. Quindi per nuove parole intendo memorizzazione, ripetizione e creazione di una lista con tutti i nuovi nomi, termini e verbi che incontrate, in questo caso per voi, in italiano. Perché io ho fatto la stessa cosa qui con l'inglese e vi dirò che ho una lista abbastanza lunga di nuovi termini che ho imparato una volta che mi sono trasferito qua. Quindi, una volta che incontrate i nuovi termini, assolutamente scriveteveli, memorizzateli. Memorizzazione importantissima in modo da assimilare il nuovo termine, e poi anche cercate di usare questo nuovo termine o comunque cercate di applicare ciò che state imparando. Non lasciatelo solo sulla lista, perché sennò verrà dimenticato, perché la pratica aiuta un sacco. Poi, oltre alla creazione e alla memorizzazione dei nuovi termini, mi ha aiutato il supporto di, chiamiamolo, dei media, quindi dei film, della radio, della TV, quindi YouTube, Netflix, la televisione, tutti i suoi programmi, perché ciò che ho sempre fatto è stato guardare i programmi in lingua originale inglese con i sottotitoli, per un ascolto più attivo nel quale vogliamo concentrarci perfettamente su ciò che viene detto nel discorso. Mentre
oserei dire senza sottotitoli, per un'esperienza leggermente più rilassata ma sempre efficace perché l'audio è in inglese. Quindi in questo caso, per voi signori, oserei dire audio in italiano e per cominciare sottotitoli in inglese. Però oserei dire non siate timidi e provate eventualmente successivamente audio italiano e sottotitoli in italiano, perché veramente qui signori un'immersione totale sono certo che vi aiuterà ad ottenere dei risultati reali. Oltre alla memorizzazione di nuovi termini, ai media, anche cercate di creare amicizie e connessioni con persone che parlano la lingua la quale siete interessati a studiare, in questo caso l'italiano, perché vi dirò che con i miei colleghi che sono inglesi, la mia ragazza che è inglese e le nuove amicizie con persone inglesi, veramente c'è tanto da imparare, perché vi ritroverete ad assorbire come una spugna tutti questi nuovi stimoli, parole, frasi, modi di dire. Veramente, signori, vi ritroverete in questo stimolo linguistico sensoriale che veramente porterà la vostra conoscenza della lingua ad un altro livello. Oltre a ciò, anche la lettura, quindi di libri o articoli di giornale o notizie, che veramente, oltre all'ascolto, penso che anche la lettura vi possa aiutare a incontrare molti nuovi termini e verbi. E nonostante stiate leggendo nella vostra mente, sono certo che questo potrà sempre arricchire il vostro lessico. Quindi, oltre a questi 4 punti che vi consiglio, io sarò sempre il vostro corrispondente qui dal Regno Unito. Come ben sapete, qui tante cose stanno accadendo e da qualche giorno a questa parte, almeno qui nel Regno Unito, hanno riaperto tutti gli esercizi commerciali, quindi perlomeno ci stiamo orientando verso una nuova normalità, sperando di lasciarci il peggio della pandemia alle spalle. Io vi auguro il meglio a tutti. So che sono stati tempi difficili, specie dopo tutti questi lockdown che abbiamo vissuto. Dovunque voi siate, io vi mando un grande abbraccio, vi voglio tutti bene. Un saluto, ciao ciao!